stanno correndo perché non vogliono perdersi l'ultima corsa della sua via. Dura, dopo essere saliti lassù. E via, finalmente oggi facciamo qualcosa di nuovo in famiglia. Denk shit aan een bel post là. Il nuovo rifugio Le. Amore, avanti. Ciao. L'osteria Posta è qua. Siamo saliti con la prima seggiovia fino alla Cruz vicino al rifugio Le e il rifugio Nagler. Poi adesso andiamo verso la chiesetta di Santa Croce e dopo a piedi sul numero 7 fino alla Forcella Rockechna e poi Santa Cruz. Stanno già parlando di cosa mangiare. Fondue? E un pesce al fondue. Ok. Guarda se la griglia. Ora ci lasciamo dietro di noi la chiesetta e il rifugio Santa Croce e ci avviamo verso il Santa Cruz. Wow, bravo. Ecco qua il gruppetto inseguitore dalla chiesetta di Santa Croce. Il primo tratto del sentiero 7 segue i piedi del Santa Croce. Qua vediamo il grande muro e adesso si inizia a salire per questi valloni. Com'è, amori miei? Inizia il tratto tecnico, ma non tanto tecnico. Ciao! Qua siamo proprio sotto le pareti del Santa Cruz. Ecco qua dove si passa.
allora, C'era dite? così, tranquillo. Ja. Facci dare che lei ha viola. Dici no? Bellissimo, siamo sempre sotto le pareti del Santa Croce. Chi lo sa? E adesso facciamo quest'ultima Coquillage. cengia. Comunque il sentiero numero 7 per andare a Santa Croce è tutto fatto così, tratti ripidi dove ci sono le corde per potersi aiutare e tratti così a parete con il sentiero. Ovviamente chi scivola qua si ritrova laggiù, sempre attenzione allora, massima attenzione, non fate come me che sto filmando. Guardate che vista, la chiesetta del Santa Croce, le pareti del Sas la Cruz. A noi manca solo più il tratto di quella che chiamiamo Rokochna per arrivare alla Forcella, e da qua la vista, il Set Sas, il Portavescovo, la Marmolada, Piz la Villa, Piz Boe, Sassolungo, Sassonger, tutto l'altipiano del Gardenaccia, Cima Puez là dietro, Medalges, Putia e là in fondo la cresta di confine. Qua abbiamo i prati dell'Armentara e casa Badia. Dicono Timo selvatico. Wow! Troviamo secco. C'è pa? Siamo alla fine di quello che è il ghiaione di Rokochna. Ro in ladino equivale a frana, Kochna è il colore rosso, Koch, e questa si illumina la sera quando c'è l'irrosodire di un rosso forte. Uè. Ah? Eravamo Fanes. Allora, cima 9, cima 10, cima cavallo, cima Rafael, e adesso aspettiamo la cima la cima amore. Ostorakan on sunna. Cosa abbiamo per pranzo, Gabriel? Niente. Niente, buonissimo. Ecco questo fantastico paesaggio lunare, che poi potrebbe anche essere un paesaggio marziano. Comunque, se lo ricordate in inverno, magari metto un link al video invernale di questo passaggio qua. Comunque, qua siamo nell'anfiteatro dietro il Sas la Cruz. Qua giù abbiamo il Fanes.
cima alla Varella, lassù. Sentite che silenzio. Altri due? Paracadute? No. Zipline. Zipline. Wow. Ciao Raffel. Bello, 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 bello. Ehi, tuo amore, ci piace? Bellissimo. Qua su abbiamo la cima a cavallo, però per chi vuol fare come noi cima 10 e cima a cavallo, andate sempre prima alla cima 10. Al ritorno si può tagliare dall'altra parte verso il Chaval. E pizza da Sdish, cima 10. Che recaia. Che si trova là. Ecco un'altra visuale sui stupendi prati d'Armentara. Quindi qui abbiamo tutta la bella Val Badia, il grande muro della cima a cavallo, e qua tutto l'anfiteatro del Fannes. Proprio laggiù, qua dietro la Croda Ciamì, in questo vallone, ci sono le 3 cime di Lavaredo. Ci bel, sunt câș. Il micio Miști. Mau. o un bradipo? Sid. Che ci stiamo avvicinando ai piedi della cima 10. Il nostro obiettivo di giornata. E mai detto che non c'è. O să più forza, un po' di energia. No. Cima 10. Oissa. Eccoci alla cima 10, il punto più alto del Santa Cruz. Panorama stratosferico sul paese di La Valle e tutte le sue villas. Sullo sfondo San Vigilio di Marebbe, il Plan de Coronas, la Villa Cruz, la cima 9, Montegella de Sennes, tutta la cresta di confine. Là in fondo abbiamo visto prima le 3 cime di Lavaredo.
Tofana di Rozes, proprio quella piramide là davanti, là in fondo, se non erro, l'Antelao, il Cristallo e tanti altri, la Varella. Qua in fondo l'Alpe di Siusi, i prati con lo Scigliar. Oggi c'è una vista stratosferica su tutte le montagne intorno a noi. Allora, non è che sono così intelligente in geografia, però basta l'applicazione Peak Finder e ti dice tutte le montagne. Tofano di Rozes, Tofano di Mezzo, Antelao, era giusto? Questa era la cima 10 e adesso andiamo verso il cima cavallo, vero Rafael? Cima 10, 3060 qualcosa metri. Il Chaval è 2900 qualcosa, per poco non è un 3000. Dopo aver scalato cima 10, adesso andiamo verso la cima Chaval. Anche quelli che provano a fare il Four Peaks, che è cima 10, cima cavallo, la Varella e poi dietro c'è il Conturines, conviene fare prima cima 10 e poi al ritorno andare su alla cima cavallo.
Questo è il sentiero non ufficiale per salire al Chaval venendo dalla cima 10. Tutto ok? Chaval. Ciao. Ecco, e ora il secondo libro di cima per oggi. Cimore. Siamo così in alto che qua non vediamo la chiesetta di Santa Croce. Non vediamo Badia, la villa. E dopo 5 ore e mezza abbiamo fatto 2 cime e ci incamminiamo verso la bottiglia. La bottiglia? Sì, Quale bottiglia? quella d'amore. Ah, quella d'amore. Vediamo qual è la bottiglia d'amore. Allora, dicevamo, visto che per andare a Santa Croce non troverete acqua da nessuna parte, c'è una piccola sorgente proprio prima della cima del Chaval, vedete, con acqua che sgorga dalle montagne. Noi abbiamo lasciato qua prima la nostra borraccia amore. Posso prenderla? Vediamo se ha caricato. Vediamo. Sì, plena. Ora ci dirigiamo verso Rokocina, da dove siamo risaliti, e ridiscenderemo per il numero 7 che abbiamo fatto a risalire. Ok, Rafael? Yeah. Cosa vedi? Ultimo panorama sul Fales dietro Santa Croce. Ciao. La mamma è indietro. Mamma indietro, è stanca? Io sono stanco.
Rafael, salta ma giù dal lift e domani ci aspetta due te più rivedli. La croce. Oh! Sei tutto appiccicoso. Guarda dove eravamo. Cima 10. Ciamal. Oh, è stata una fatica. Oh, via! Là. Eccola, bravi! Ciao. Pizza dal ski! Pizza dal ski, da Marina! Facciamo una margherita pizza. Ciao! Ciao. Thank you.